Partenza oggi con calma, sono già le 6:45, tanto abbiamo solo 16 km da fare. E allora ci siamo riposati dalla fatica di ieri. Vi siete iscritti al canale? Iscrivetevi! Iscrivetevi! Adesso ho capito, sono tutte a noleggio le barche, non solo i kayak e le canoe. Questo dovrebbe essere il pezzo meno carino della tappa di oggi, così con 1,5 km sul provinciale, ma poi deviamo di nuovo verso l'argine del Sile e lo seguiamo fin dentro Treviso. Sì, Villa Orsetti, però mi aspettavo si chiamasse così per via delle bizzarre decorazioni a forma di orsetti di gomma, quelli da masticare, ma no, invece no, molto austera. Ah no, sì, Villa Mantovani Orsetti, ora Ciancia Chiodini. Buongiorno del Due in Cammino. Siamo tornati sull'argine del Sile, non so se Adesso si vede. se lo vedrete. In questa parte è anche ombreggiato. Bellissima. Per una tappa di tutto riposo, solo 17 km. Tappa coccola. Sì, dopo la tappa micidiale di ieri da 39 km. E diciamo la tappa di oggi ci porterà a Treviso, dove potremo fare un po' i turisti e visitare la città, sperando che non sia come Vercelli sulla Francigena, che ad agosto trovavamo tutta chiusa. Di no, anche perché dobbiamo trovare una birreria buona oggi. Ah beh sì, oggi stasera andiamo a cena fuori, perché anche ieri sera abbiamo cenato all'accoglienza, perché c'era una cucina attrezzata, Accoglienza ottima esagerata, accoglienza ottima. a Casale di Sile, Sul sul Sile. Tra l'altro è un posto bellissimo questa parrocchia, perché riceve sia i camminatori che chi va con la canoa appunto da Treviso fino a Casale, quindi è un buon punto di appoggio e accoglienza esagerata. Sì. Per cui mi raccomando, se andate vedete di trattarvi bene, perché ho visto che sono molto gentili, non avanzano pretese, accettano praticamente qualsiasi cosa. Qualcuno potrebbe essere tentato di approfittarsene. Niente, camminiamo all'ombra. Yeah! Si vede il fiume, dall'altra parte sono le ville, con anche il loro approdo privato, e noi camminiamo tranquilli sull'argine. Di terra tra questi tratti d'acqua e il Sile che è lì. Però più avanti dovrebbe allargarsi dell'altro e deve sembrare proprio che come se camminassimo in mezzo a un laghetto. Disturbate, stanno dormendo. Oh, sai che li abbiamo disturbati. Quella è... no, quella non per camminare. No, hanno già rimesso la testa sotto l'ara, un paio. Hanno fatto serata le anatre, mica come noi che alle 9:20 eravamo già sdraiati a dormire. Anche perché abbiamo provato siamo stati a bere una birra sulle rive del Sile, ma nonostante l'autan le zanzare ci hanno fatto scappare. Per cui è stata una questione di vita o di morte. Abbiamo bevuto in fretta la birra e siamo scappati dentro. Ieri comunque il Pellegrino Brianzolo si è fatto fare 2 birre. Sono fiera di lui.
Sì, praticamente non è mai successo prima, ero disidratato quando sono arrivato. Quindi bisogna farti disidratare più spesso. Anche no, gallinella qua sotto e i cigni là, più avanti. Qui è bello largo il Sile. Comunque la zona umida è anche in quella direzione perché sentono anche gli uccelli tra i canneti. Ha una zampa in posizione di riposo. Guarda in carica. Vogliamo provare io? No, non faccio. No. Non li vedi? È lì davanti a te, dai. Eccoli che ha visto, guarda che ha visto. Non gli piace. E prova a tirargli un altro pezzettino, quando è più vicino. Oh cigno, dai, prova a tirargli un altro pezzettino quando è più vicino. Parlavo con te, parlavo. Arriva anche l'altro. Basta, aspetta. Lì. Gioca con l'altro. È preta per te. Lì che galleggia, guarda. Ma non vedono. Ma basta Giulia. Basta. Poi cercheranno. Fanno i loro rumori. Ciao cigni, noi andiamo. Un po' con noi. Vieni con noi a Treviso. Ah no, ecco. Camminare, io ho le ali. Ville aristocratiche affacciate sul fiume. Vabbè, non è una villa palladiana, però comunque è sempre bella. Placido avanzare dei cigni. Applicato pericolante e siamo tornati all'argine del fiume. Allora, là c'è il Sile e questa è tutta un'area umida molto estesa. Un'altra di quelle barche a noleggio che risale il Sile. Stiamo ripensando alla colazione di Giulia di questa mattina. Cos'è che hai mangiato? La sbobbissima! Un pratico piatto di gnocchi al sugo alla norma e fagioli ripassati in padella. Tutto in un unico pratico piatto per iniziare al meglio la tua giornata pellegrina. Donne, è arrivata la sbobbissima. È arrivata la sbobbissima. Date la sbobbissima ai vostri bambini, vedete che da grande vi ringrazieranno. No, adesso a parte gli scherzi, era buona. Era buona. Me la sono mangiata con gusto e avidità. No, io tè e pane e marmellata. Tu Perché sei, cioè, io sono proprio retro proprio. Va bene, dai. La sbobbissima. Presto sulle vostre tavole. Se non state attenti. Fiume velato dalle canne e lo so che non puoi fermarti perché hai in corpo tutta l'energia data dalla sbobbissima. Adesso ridacchierai per le prossime 2 ore così ogni volta che ti dico. Speriamo che stanotte nel sonno non salti su a ridere al pensiero. Ce n'è qualcuno fiorito ma là lontano, peccato. Ecco, passo barca. Mi sa che toccherà tornarci col nostro kayak. Vale, un bel ponte, dovrebbe cominciare la parte più suggestiva di questo tratto del Sile, se non ho sbagliato a interpretare la mappa, però vedremo più avanti. La freccina della Postumia, poi anche lì
E qua il Sile su un ponticello giratoriale. Guardate qui è bello largo. Acqua a sinistra e il Sile a destra e noi siamo in mezzo. Possiamo allontanarci solo a nuoto o continuando a camminare.